bentrovati. Il bosco che inizia alle mie spalle è il suo ambiente naturale. Noi, intanto, lo abbiamo provato sul campo, aspettando che arrivi l'inverno e quindi il momento delle beccacce. È il Benelli Montefeltro Beccaccia, la nuova versione, una versione che ha visto molte importanti innovazioni, dal sistema di chiusura Easy Locking a quello di caricamento Easy Loading. Quindi un fucile che ancora di più va incontro alle esigenze del cacciatore, sia in termini di silenziosità, di rapidità di caricamento, ma anche di brandeggio. Vi lascio alle immagini che da sole sapranno commentare e farvi notare quelli che sono gli aspetti tecnici di cui torneremo a parlare poi. Come promesso, eccoci ritrovati, siamo con Mirko Salmi. Ciao Mirko. Ciao. Allora, lo abbiamo provato sul campo, avevo anticipato quelli che erano gli aspetti fondamentali. Spiegaci nel dettaglio cosa Benelli ha rivisto nel nuovo Montefeltro Beccaccia. È disponibile in calibro 12 e 20. Esatto, è disponibile in calibro 12 e 20 con due lunghezze di canna tradizionale, quindi con frottatura tradizionale differenti, cioè 61 e 65 cm, quindi 61 molto specialistica per la caccia alla beccaccia, 65 invece può essere impiegato un po' per tutta caccia, quindi chi vuole un fucile leggero come lo è il beccaccia, perché il nostro modello di semiautomatico più leggero, Esatto, ha delle caratteristiche dedicate specifiche per esatto, quella caccia, ma si può prestare a tutta la caccia a tutto il resto vagante. della caccia, esattamente. Esatto, È molto leggero perché, innanzitutto perché utilizziamo dei legni di una densità molto molto bassa, legni WoodFX verniciati, quindi sono resistenti agli agenti atmosferici, quindi non vengono, diciamo, rovinati se ci cade l'acqua sopra, non si gonfiano, caratteristica quindi, fondamentale, cosa che invece potrebbe accadere in un'altra finitura diversa, quella più tradizionale ad olio, quindi l'olio è più facile che col tempo si opacizzi, si rovini, è un legno più delicato. Più leggero. Quindi, e più resistente. Questo è il più leggero e resistente possibile. Con questa nuova versione, quindi di quest'anno, del Montefeltro Beccaccia, l'abbiamo adeguato a quella che era la linea Montefeltro che abbiamo lanciato l'anno precedente, quindi ha ereditato la nuova tipologia di carcassa, quindi come potete vedere ha una forma leggermente più anche moderna,
molto più scavata e particolare nelle forme. Questo perché è stata scavata sotto per fare in modo di avere il caricamento quanto più agevole possibile, anche con uno scivolo ricavato sulla guardia. Ma non è solo questo, ma è proprio il sistema easy loading, che si, diciamo, contraddistingue da una leva a 2 pezzi caricata elasticamente, quindi sarà ora molto facile caricare, ma soprattutto scaricare l'arma, quello che i nostri clienti ci chiedevano più frequentemente. Quindi oltre, diciamo, l'easy loading, abbiamo anche l'easy locking, la chiusura assistita della testina otturatore, che Benelli si contraddistingue, è stato il primo anzi ad inventare la testina a chiusura rotante su un semiautomatico da caccia, che lo rende molto molto più robusto e sicuro. Ma in certe condizioni c'era magari la difficoltà, soprattutto se accompagnato molto lentamente, che l'otturatore non si chiudesse. Adesso con questo nuovo sistema la chiusura è sempre garantita. Quindi sempre pronto il fucile allo sparo in una caccia che, come sappiamo, nel bosco Sì. capita spesso di saltare ostacoli, magari alcuni potevano avere delle perplessità sul fatto di non avere il fucile sempre pronto. In questo caso la chiusura è sempre garantita, in quanto l'otturatore anche a bassa velocità riesce a far ruotare la testina e chiudersi, perché è fondamentale che la testina sia chiusa. Se non è chiusa è un sistema di sicurezza in modo tale che l'arma non spari, quindi è voluto che l'arma non spari, perché se dovesse sparare a otturatore aperto succede quello che succede, non deve proprio mai sparare. Altra caratteristica della nuova famiglia di carcassa Montefeltro è anche l'ergonomia del nuovo gruppo scatto, che è stato leggermente inclinato col dietro all'insù e la punta verso il basso, in modo tale da seguire quello che è la naturale andatura del dito indice sul grilletto. Quindi il grilletto è facilmente raggiungibile in ogni condizione, immediato nell'utilizzo, ma anche meccanicamente c'è stato un intervento di alleggerimento del peso di scatto, che ora si attesta intorno a 1,9 kg rispetto ai 2,4 kg, 2,5 kg delle versioni precedenti. Quindi anche uno scatto più sensibile, più veloce, più netto e pulito. Quella che è l'ergonomia anche legata alla stina, che è una stina breve, si è notata proprio nell'impugnatura nei tiri di stoccata. Sul nuovo modello è stata ritoccata anche il design proprio dei legni, quindi la stina è più affusolata, più sottile rispetto ai modelli normali, è ovviamente più corta perché il serbatoio è più piccolino per contenere solamente 2 cartucce. Non è possibile montare prolunghe con questo modello, questo per fare in modo di ridurre quanto più possibile le masse in volata e velocizzare il brandeggio. Anche il calcio ha una nuova, diciamo, geometria dell'impugnatura un pochino più chiusa, quindi è molto a pistola questo calcio, con una coccia che si vede poi dedicata con un omaggio alla regina del bosco, che è la Beccaccia. Il calciolo infine è di poliuretano, quindi ammortizza il rinculo, e c'è disponibile di diverse lunghezze. Quindi partiamo con un calcio che è di serie leggermente più corto rispetto alla gamma solita, quindi per un fucile abbastanza compatto da usare nel bosco, che va sempre su in spalla e non si impunta mai. Però chi è un pochino più alto può allungare il calcio e adattarselo come vuole. Per quanto riguarda gli strozzatori? Gli strozzatori in dotazione sono molteplici. Ovviamente monta tutta la serie Cryo Plus, e in dotazione in particolare su questo modello diamo quello che è, diciamo, il nostro jolly per questo tipo di caccia, che è l'Ampliator, quindi uno strozzatore dedicato a quest'arma, che è uno strozzatore Extended +2, caratterizzato da una raggiatura interna dispersante. Per chi lo apprezza, è uno strozzatore che facilita i tiri proprio brucianti, diciamo, a pochi metri. E ovviamente questo tipo di strozzatore, come le canne raggiate in sé, bisogna utilizzarli con munizioni con contenitore. Questo è importante dirlo, perché è già dispersante di suo, non bisogna usare una cartuccia dispersante senza contenitore. Si andrebbero a creare dei vuoti, immancabilmente. Non performa come dovrebbe. Ecco, quindi questo è importante, che sia chiaro che questo tipo di strozzatore vuole la cartuccia col contenitore. Bene ragazzi, a questo punto direi che Mirko vi ha illustrato davvero tutto. Noi abbiamo contribuito come potevamo, meglio che potevamo, con le immagini. Spetta a voi ora farne buon uso. In bocca al lupo.